Salute a tutti! In questo secondo video dedicato ai miti sardi vi parlerò di Norace, l'eroe eponimo sardo. So giovane de oggi non distinguono un urag da una muridina. I giovani di oggi non distinguono un urag da un cumulo di pietre. Mi dice zio Bacchis, seduto sulla panca dopo aver estratto dalla bocca un sigaro fumato a foga intro, con la parte accesa dentro la bocca, mentre poggia l'avambraccio sul baccolo. Quell'uomo, come fosse ancora davanti ai miei occhi, pare rappresentare la preistoria, un mondo rurale sconosciuto alla maggior parte degli adolescenti che vivono in città. Eppure il suo trascorso non ha un secolo. Sempre davanti ai nostri occhi abbiamo più di 7.000 nuraghi censiti, che sono diventati il simbolo della Sardegna moderna, poiché contraddistinguono la nostra isola agli occhi di tutto il mondo. Ciò nonostante, non c'è unanimità sul significato di nuraghe e tantomeno sulle sue effettive funzioni. Sorge spontanea pertanto la domanda: come diavolo abbiamo fatto a perderne la memoria storica? Zio Bacchis, con la sua visione primordiale, mi dà alcune indicazioni importanti sul nuraghe. Mi dice che Sanurra è simile a una muridina, ma con una leggera differenza. Samuridina è un mucchio di pietre gettate in modo disordinato, mentre Sanurra è un cumulo di pietre grosse che forma un cono. Mannu che una nurra, grande come una nurria, si dice in sardo. Inoltre il cerchio di Sanurra può essere scavato anche sottoterra, come un pozzo rotondo. Dunque Sanurra è un elemento androgino, vale a dire maschio e femmina, come la torre, che se vista internamente presenta la parte cava. Se la torre è osservata esternamente costituisce un mastio, perciò un maschio come il torlo dell'uovo, che se fresco è simile a un trullo, metà tesi di turulu, il rosso che si innalza dal bianco dell'albume. La doppia L con consonanti gemelle trascriveva in antichità anche la nostra doppia D, caccominale, espressa con il simbolo IPA-D. Per cui il trullo è anche sinonimo di truddo o truddone, mestolone, mentre la trulla, femmina, si trasforma magicamente in trudda o turra, la parte convessa o cava del mestolo. Il baccolo di comando con la torre in apice, portato un tempo dal gran sacerdote e ancora oggi da zio Bacchis, costituisce il turrus sardo, che traslittera il tursus latino, poiché la Y si leggeva come una U e la S era rafforzativa della precedente R. Dunque, il turru era la parte maschile della torre. Turreno era il mare che bagnava la Sardegna orientale e Turre era la città di Porto Torres, omonima femminile del maschile turus, pronunciato turru, senza la S sigmatica del nominativo latino, come l'importante città libanese di Tiro. La Turra e il Turro erano pertanto omologhi di Nurache, l'essema che poggia la sua radice proprio sulla Nurra, il cumulo di pietra o il pozzo tondeggiante. In antichità, prima dell'utilizzo nella scrittura delle consonanti doppie gemelle, il singolo grafema R trascriveva sia il suono debole di Kuru, sia quello forte di Curru, per cui Nura, il porto nei pressi di Pula, posto nella Sardegna meridionale, oggi Nora, era omonimo di Nurae, la città scomparsa della Sardegna settentrionale. Entrambe si rifanno alla Nurra. Con l'apertura della vocale U in O, Nura è diventata Nora dei nostri giorni e Nurac, il divo sardo, Norace. Il passato di Nura è sintetizzato nella maestosa stele di Nora, un blocco di pietra arenaria risalente al IX secolo a.C., in cui è inciso per la prima volta il nome della Sardegna. Secondo la leggenda, Nora sarebbe stata la più antica città dell'isola, il cui patronimico, ora fondatore, sarebbe stato il mitologico Norace, figlio di Hermes e della ninfa Erutheia, quest'ultima figlia di Gerione, re di Sardegna. Hermes o Ermette, dio dell'amore, può essere associato al nostro R, il maschio della scrofa, o al nostro Erminzione, il lievito, che fa gonfiare la pasta come un membro maschile, mentre Erutheia, che secondo alcuni proviene dal greco Eruthros, rosso, potrebbe invece essere la dea rossa, con riferimento a sardo, o Erux Theia, ossia dea della croce. Eruchina o Eruche era infatti l'alter femminile di Hermes e rappresentava la nostra diva Cunnusa, omologa dell'Afrodite greca e della Venere latina.
Poiché in linguistica una consonante fa la differenza, Erythros ospita al suo interno una R che non c'è in Erythrea, semplicemente perché il termine eruchina è propriamente sardo. La consonante R in antichità veniva chiamata liquida, poiché per metatesi si spostava all'interno di parola come un bambino in un parco giochi in relazione al contesto territoriale. Ad esempio, nell'italiano pietra abbiamo il sardo pedra, preda e perda. Allo stesso modo per nurache abbiamo runache, nuracca o nurcara. In altre parole, nucoro città è la metatesi maschile del femminile, nuracca, che riprende il coronimo della curatoria medievale di Nuracara o Nurcara, posta nella Sardegna nord-occidentale. A questo punto la radice cambia in nux, ossia nella noce latina, similare al sardo nuche o nusci. In effetti il nuraghe è strutturata esattamente come una noce, che riesce a reggere una forza concentrica pari a centinaia di volte il suo peso. Dalla radice nux nascono i centri di Nugedda o di Nuxi, ma anche quello di Nughedu. La sardonucce, sardonice in italiano, o nuche sarda, aveva lo stesso colore rosso di Sardo, figlio di Ercole, nonché del mantello indossato dal comandante. Il rosso purpureo era chiamato in latino pelagium, similmente al latinonimo pelasco, ossia al sardo di pelli vestito. La porpora era detta anche Turium, quasi come la città di Tiro in Fenicia, e si rifà al turro, il bastone di comando del Tirso, o alla torre nuragica. Per cui Erythrea era la dea rossa dell'amore, come la cupride cipriota, rossa come il rame, detta Afrodisia. Dai modellini di nuraghe si può notare che la terrazza della torre era sormontata da una cupola, sicuramente fatta di legno e apribile verso il cielo, proprio a forma di noce o di mestolo arcuato, che serviva ad osservare il sole, la luna e le stelle, similmente a quella presente in un osservatorio astronomico moderno. Varrone chiama questa parte della torre Arx, vale a dire arco o arca, mentre Apollonio Rodi identifica il mare Sardo come sede della Nux, ovvero sia delle ninfe, figlie della notte. Per questo Esiodo cita le tre Esperidi chiamate Espera, Egleri, Teide, come le dive che vivono nel lontano occidente, nel giardino che la madre terra donò ad Era. Taluni chiamano queste ninfe figlie della notte, dal sardo Ispera, ossia ultimo bagliore di luce. Seguendo la linea di alcuni scrittori che collocavano l'isola rossa di Erythrea nei pressi di Cadice, Solino dice che Norace, nato da Mercurio o Hermes, arrivò in Sardegna dalla Spagna e diede il nome alla città di Nora, scritta Nura nell'itinerario antonino per la Sardegna. Il dato però vuole che in Sardegna ci siano due Nura, città antiche, una nel settentrione e una nel meridione dell'isola. Poi vi sono coronimi di Nurra sia nel sassarese che nel nuorese. Alla radice Nur si rifanno inoltre gli abitati di Nurri, Nuraminis, Nuralao, Nuragugume, nonché centinaia di altri toponimi capillarmente diffusi in tutta l'isola. Nurra, con la consonante R rafforzata nel suono, è inoltre un cognome sardo. La Nurra poteva essere pure la cima o il valico di un monte, come Sarcu de Sanurra a Baunei. Quello che separa la Nura o la Nurra dal Nuracche è il suffisso che. In linguistica tale particella viene collocata nel campo delle terminazioni aggettivali, che nel nostro caso rappresentano la persona o l'oggetto che contribuisce alla costruzione del sostantivo. Ad esempio il furracche è come il forno in sardo che furro, che serve a trasformare la materia prima in calce. Allo stesso modo il nuracche è un edificio megalitico che prende la forma o viene costruito dalla Nurra. L'eroe eponimo della città di Nora o Nura, Norace, si chiamava in origine, ossia prima dell'apertura della U in O, Nurache, poiché la sillaba palatale finale c'è, si leggeva come la nostra velare che. In altre parole, Nurache era stato colui che aveva per primo costruito il nurache. In sintesi, Norace o Nurache, che rappresentava la forza e la virilità, era figlio delle divinità sarde dell'amore, Hermes e Connusa. Erizia, Erythrea o Erythrea era dunque l'isola rossa, sacra a Era. Quest'isola, dice Esiodo, si trovava qui, in Occidente. Dopo aver descritto questi passaggi di linguistica storica, Zio Bacchis, chiamando le cose e le persone con il loro vero nome, l'uomo, sollevando lo sguardo verso il mio viso,
Mi ha detto: so giovani di oggi imparano in pressa a distinguere un nuraghe da una muridina. I giovani di oggi imparano in fretta a distinguere un nuraghe da un cumulo di pietre. Saluti a tutti.